Vai, suona. Adesso girati se. Salve, siamo in Abruzzo. Nel 2013 ho acquistato qui il terreno che non c'era praticamente nulla. Ho fatto fare l'analisi genetica a quei vitigni che erano lì e c'era Trebbiano, Passerina e Montepulciano. Se c'è una differenza importante tra un anno e l'altra non è sicuramente dovuta dalla mia mano, ma dalla stagionalità. Dove c'è la vegetazione alta si vede bene il Trebbiano, da qui in poi parte tutto il Montepulciano, sia sopra che sotto. A me sono piaciuti tantissimo i tuoi vini, ma anche se mi piacevano un po', io sarei venuto, perché è così raro trovare un Montepulciano, cioè siete in tre. Si trovano Montepulciani d'OCG d'Abruzzo 2010 a 6 euro, 6,50 €. Poi dopo magari a fianco ci sta il Montepulciano mio che è DOC senza d'OCG, magari a 40 euro la gente dice che Massetti è un ladro, perché a fianco ci sta quello, cioè. E quello è la problematica forte. L'Abruzzo è l'unica regione d'Italia dove l'anno scorso hanno aumentato le rese per la DOC da 80 a 90 quintali d'ettaro, poi si sono resi conto che i quantitativi di produzione del Montepulciano erano più alti del normale e ci hanno fatto i bloccaggi, ci hanno detto ok, voi il Montepulciano è in esubero, lo dovete parcheggiare e lo vendete quando ve lo diciamo noi. Perché? Perché sta sempre in mano a chi i grandi produttori. I burrattinai sono sempre i soliti. Le più grandi cantine sociali d'Italia stanno qua. Si producono 4 milioni e 200 di ettolitri annui. Considerate che i primi 3 anni che ho aperto io la cantina veniva il tizio con la damigiana, mi dai 5 litri di sfuso. Quello era. Poi alla fine piano piano sono riuscito a far conoscere il vino a persone giuste, che ha iniziato a girare e adesso fortunatamente va bene e sono contento di come sta andando. Secondo me è meglio chiamare vino artigiano che vino naturale, perché di naturale secondo me nel vino ci sta ben poco, perché già solo fare questa cosa qui, quindi palificare una vigna, già non stai facendo una forzatura. Tu la sai l'origine tra Montepulciano e Montepulciano d'Abruzzo? Il Montepulciano qui da noi, perché si chiama Montepulciano, semplicemente non lo so. Le zone di Montepulciano sicuramente deriva dal paese. Venivano qui da tutto il mondo a studiare il vino, perché esiste il Montepulciano d'Abruzzo. Sì, non il Barolo d'Abruzzo, il Montalcino d'Abruzzo. Perché era il top del top della tecnica produttiva vinicola dei secoli passati. Poi c'è stata tutta la diatriba che c'è ancora tuttora in atto, che adesso nelle marche non si potrà più scrivere Montepulciano neanche dietro l'etichetta al 2025, neanche come vitigno, ma ci faranno scrivere Cordisco, un sinonimo del Montepulciano. Come si chiama? Cordisco. Perché voi avete fatto causa ai marchigiani, bravo. A proposito di guerre, per differenziare, proprio perché hanno detto no, noi, anche perché ovviamente l'abruzzese sono 50 anni che stiamo spingendo su questo discorso del Montepulciano e ci stiamo facendo conoscere. Che cos'è? Questo è prevalentemente argilla. Quando ho fatto il famoso scasso che si fa per impiantare il vigneto, a 60 cm di profondità c'era uno strato di sabbia, cozze e vongole su tutto il terreno. I microgranuli è proprio quest'idea del fatto che l'apparato radicale ti lavora a differenza del lavoro che può avvenire con un mezzo meccanico che non è minimamente paragonabile a questo. Qua era tutto completamente abbandonato, c'erano tante piante di olivo sparse all'interno del vigneto, dell'appezzamento, che io l'ho scavate e l'ho ripiantate tutte sul filare in modo tale da comprire. L'ho recuperate per non buttarle, perché era un peccato, piante di 150-200 anni. Le querce guai a chi me le toccava, perché questa qui e quella là, poi c'è un'altra qui dietro, perché queste stanno qui da centinaia d'anni. Chi sono io per decidere di toglierla oppure no? È vero che c'è il problema della quantità, ma è anche che chi fa grande quantità di solito arriva qua, rade solo tu. Magari qua non ci viene neanche, va in valle, perché gli interessa, cioè della quercia non gli interessa niente. Se toglie quella quercia, qua ci fa, no? Quante viti ci mette ancora? Altre 150 piante che ti producono. A me di quelle 150 piante non mi interessa, perché mi interessa far lasciare il microclima all'habitat più simile possibile a come era prima. All'università di produzione naturale io non ho mai sentito nessun professore che parlava di produzione naturale. Io per farmi 2 corsi in viticoltura naturale e enologia naturale sono dovuto andare in Francia. Ah sì? Questo ti fa capire tutto il panorama vitivinicolo italiano a che livello sta. Perché Mammuccio sta sveglia, quando Mammuccio s'addorme, allora me ne vengo con te. La 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 la.
la 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 la. Salve, e siamo in Abruzzo, terra di grandi vini. Potremmo fare una volta. Potremmo iniziare un video così una volta. Tutto così con la musichetta. Ma che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo entrare in cantina. Il Gaia del Montepulciano, con questo logo un po' fighetto. Io voglio rimanere Francesco Massetti, niente di dietro una grande bella bottiglia ci deve essere anche un contesto degno per sostenere la tesi, diciamo. Parliamo di Cerasuolo. Vabbè, l'etichetta lì mezzo pieno, il nome se vi interessa è per il discorso di vedere la vita in modo positivo, quindi con bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Il c'è ovviamente è un'abbreviazione del Cerasuolo, quindi c'è, e anche perché secondo me c'è nel senso di proprio verbo, che il rosato, il Cerasuolo in Abruzzo secondo me è il vino principe, a differenza di quello che si dice. Quando mio nonno a tavola mi dice Francesco, dammi un bicchiere di Montepulciano, lui non intende il nostro Montepulciano, lui intende questo. Il Montepulciano nostro che intendiamo noi adesso, loro lo chiamavano il rifermentato. Considera che esce solo per le migliori annate, questa è la mia prima volta che lo faccio, 19. La cosa principale è che finita la fermentazione si colma la botte, è il primo travaso, quindi la prima sfecciatura grande si fa dopo 18 mesi. Questo qui è un prodotto che ogni anno provo a farlo perché ho 2 o 3 filari di vigna che la dedico per il passito. L'unica volta che mi è uscito fuori è il 2018 perché io faccio l'appassimento in vigna, quindi alla fine raccolgo il Montepulciano per fare il Montepulciano, lascio l'uva appesa sulla pianta, levo le foglie e quindi l'uva piano piano si appassisce. Un anno può uscire, 2 anni non esce. Quest'anno l'uva era perfetta, era bellissima, il problema è che non ha fatto freddo, quindi il vino, i lieviti non si sono bloccati ma hanno continuato tutta la fermentazione e quindi il vino non è più dolce. Che ci fai adesso? Niente, noi ce lo beviamo in casa, non è un problema, quindi non è... mo vediamo che faccio, sicuramente non lo butto. Quindi sta facendo questo racconto che in realtà sono 2 Montepulciani da questa parte e 2 dall'altra. Questi di questa parte siete tu e Walter, dall'altra Francesco Massetti, e domani loro vanno da Stefano Papetti, lo conosci? Sì. De Fermo? Sì. Il mio punto di riferimento che è sempre stato Marco, e sia per quanto riguarda il sesto d'impianto. Quando ho iniziato più di 30 anni fa c'erano gli anziani. Secondo me Marco ha insegnato a tutti a fare il vino, di conseguenza qui un vino scartarello non c'è. È un po' una sfida quella di estrarre l'eleganza del Montepulciano, che di elegante ce l'ha, ma molto nascosta. Sì. No? Diciamo che bisogna lavorarci. Nel mondo dell'estetica, quando a un certo punto è venuto fuori il Renoir e dopo di lui Picasso, che questi dicevano ma no, puoi dire scientificamente che il quadro deve essere fatto, che tu riconosci il volto. Cos'è l'estetica col vino, scusa? Beh, non è un'esperienza estetica il vino? Assolutamente. Allora se non ci mettiamo d'accordo su questo, no. Dai, è un'esperienza. Sì. Però adesso parliamo di cose serie. Sorte la mia gioventù, la 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 la.